Parliamo di piede piatto, parliamo di come diagnosticarlo e soprattutto parliamo di se e quando mettere il plantare. Seguite questo video. Adesso ho avviato la registrazione. Allora Lorenzo, guarda, intanto vediamo che... No, sta diritto. Le gambe sono diritte e la sporgenza del ginocchio non c'entra nulla. La caviglia è diritta e la base dei piedi... Va che c'è lui, ciao! Allora, vediamola da qua. La base dei piedi fa una bella impronta a fagiolo, per cui non sono piedi piatti. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, il piede piatto è una condizione estremamente frequente, ma non è come pensate voi. Il piede piatto vero è raro. Sì. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di piede lasso, È una situazione molto frequente nei bambini piccoli, anzi in tutti i bambini piccoli non si è ancora sviluppata la volta plantare, quindi il piedino poggia completamente a terra. Quindi quando iniziano a camminare voi vedrete questi piedini piatti dei bambini che sono la norma. Nella maggior parte dei casi il piede lasso si risolve, per cui se nei piccolini è presente nell'80% dei bambini, a 10 anni è presente nel 10% dei bambini. Questo è esattamente il criterio per distinguere il piede lasso normale dal vero piede piatto. Il piede piatto è quello che non passa. Quindi quando si fa la diagnosi di piede piatto, non a 2 anni, non a 3 anni, non a 6 anni, ma alla fine delle elementari. Perché mettere il bambino sopra il podoscopio, che è quell'attrezzo col quale noi guardiamo la pianta del piede illuminata, mettere il bambino sopra il podoscopio a 2 anni vuol dire vedere 4 su 5 che hanno la base che appoggia, il cosiddetto appunto piede lasso. È il piede cicciotto del bambino piccolo alla fine. Mettere il bambino sul podoscopio è una cosa che facciamo, ma contemporaneamente possiamo dire che è inutile, nel senso che lo facciamo anche per darvi la dimostrazione che il problema è stato valutato, considerato, ma che per il momento viene messo via, ovvero il vero piede piatto è il piede che residua così ai vari controlli, diciamo dopo gli 8-10 anni. Quando si incominciano a fare i controlli dei piedi? Non troppo presto, no. Perché i bambini piccoli i piedi li mettono male, li appoggiano sulla punta, li appoggiano storti, li trascinano. Faremo una puntata su il bambino che mette male i piedi, ok? Ma alla fine se noi guardiamo troppo presto come il bambino appoggia il piede ci prendiamo paure per nulla. Noi lo valutiamo, lo teniamo valutato nel corso del tempo e selezioniamo quei pochi che sono davvero piedi piatti. Quindi a questo punto la domanda che vi verrà spontanea è: sì, ma io nel frattempo che aspetto che il bambino finisca le elementari, posso fare qualcosa per evitare che sia proprio lui quell'1 su 100 che ha il piede piatto? Ovvero, posso mettere il plantare? Ve lo diciamo dopo che avrete messo un like a questa puntata. Dai, mettete un like, aiuta noi, ma soprattutto aiuta gli altri genitori interessati a questi argomenti. L'altra cosa a cui teniamo molto in realtà è che voi commentiate questo video. Sappiamo che è un problema frequente, sappiamo che molti di voi probabilmente hanno avuto il sospetto di un vero piede piatto, hanno messo plantari, hanno fatto varie cose. Beh, vogliamo sapere qual è stata la vostra esperienza. Adesso però parliamo di plantari. Li mettiamo o non li mettiamo? Il plantare non è uno strumento che serve per guarire dal piede piatto, ok? Il plantare è un sostegno a un piede e quindi lo mantiene in una posizione diversa da quella in cui lui naturalmente starebbe. Quando ci servirà questo plantare? Ci servirà soprattutto in quei casi in cui il bambino ha un eccesso di peso, per cui il piede lasso può essere ancora più gravato nella sua situazione naturale da questa forza di gravità, da questo peso, e quindi il plantare ci può aiutare a mantenere una posizione un pochino più adeguata. Il plantare è un puntello, è qualcosa che sostiene per evitare che le condizioni peggiorino, ma come abbiamo detto, in quali bambini c'è il rischio che il piede peggiori strada facendo? Nei bambini che su quel piede caricano un peso eccessivo. Quindi
Il plantare può avere un'indicazione nei bambini decisamente sovrappeso. Una volta si mettevano plantari a tutti i bambini Sì. e soprattutto si mettevano i bambini molto piccoli. In realtà, se noi pensiamo al bambino in crescita, il plantare in qualche modo blocca anche un'evoluzione benigna, no? Di questa muscolatura, di questa ossatura, muscolatura e legamenti tutti insieme. Per cui bisogna valutare molto precisamente bambino per bambino e decidere, chiaramente con gli specialisti adeguati che possono essere o l'ortopedico o il fisiatra, se consigliare un plantare a questi bimbi oppure no. Possiamo dire genericamente che il piede del bambino piccolo sta meglio nudo, sta meglio Sì. scalzo, e addirittura il bambino che sta imparando a camminare è meglio che giri per casa senza scarpe. Le scarpe le mette per proteggersi dal freddo, dall'asperità del terreno, ma il suo piede deve sentire il terreno. Se ci pensate, la fisioterapia degli sportivi si fa a piedi scalzi, non la fanno mettendo le scarpe ai plantari, al contrario li fanno camminare a piedi nudi sulla sabbia, sui ciottoli, cioè il piede deve fare esperienza, quindi la migliore esperienza che può fare un piede è non avere la scarpa intorno. Questo chiaramente è praticabile fino a un certo punto, poi dopo Certo. si capisce che le scarpe servono. Le scarpe spesso, le scarpine che si comprano ora hanno già delle solette che simulano il plantare, non sono dei plantari ortopedici, ma sono comunque delle solette ben conformate, quindi normalmente non c'è bisogno d'altro. C'è bisogno però di una cosa. Ricostruiamo un attimo i fatti. Il piede piatto non è un piede malformato, cioè non è un piede torto di quelli che hanno già una forma irregolare alla nascita. È un piede che prende un atteggiamento, al posto di avere la volta plantare normale, è ribassato, in qualche modo cede sotto il peso, il vero piede piatto. Il piede lasso neanche un po', la parte sotto è semplicemente più cicciotta, ma comunque non è una condizione di malformazione ortopedica, è una questione di postura, cioè di come il piede sta messo. Cos'è che tiene il piede, come tutto il resto dello scheletro, in posizione? I tendini e i muscoli. Quindi noi dobbiamo fare lavorare i tendini e i muscoli perché tengano il piede correttamente. La vogliamo dire facile? Il bambino deve muoversi. Come si deve muovere? Cosa è utile per i piedi piatti? Beh, innanzitutto appunto camminare con la calzina anticipolo, saltare, soprattutto fare quei giochi dove si salta, si corre e quindi in questo caso lo sport come il nuoto è poco indicato, o meglio serve sempre ma non serve per questa specifica situazione. Saltare alla corda, basket, pallavolo, tutti quegli sport che stimolano moltissimo la pianta del piede perché si muovono proprio in una situazione di salto continuo. Possiamo dire che tiriamo una riga fino all'età della scuola materna. L'unica attività motoria di cui ha bisogno un bambino è il gioco, possibilmente all'aperto, cioè un gioco libero in cui salta, corre, rotola, fa le capriole, si sporca e si prende anche una bella sudata. Questa roba qui fa parte del bello della vita. Dopo, quando incomincia a fare degli sport un pochino più strutturati, diciamo che vanno bene tutti gli sport in cui si usano i piedi, che sono la maggior parte, come dicevamo, il nuoto ai fini strettamente del piede piatto non è indicato. Dopo fa così bene a tante altre cose, certo, che insomma se il bambino vuole fare nuoto va bene, però fategli fare delle camminate a piedi, cioè fategli usare i piedi. Tutto questo giro intanto il pediatra continua, li mette sul podoscopio, la maggior parte di loro, fate conto, dall'80% si passa all'1, quindi il 79 su 80 di loro non hanno più a un certo punto della crescita il piede piatto, ma ce ne sarà 1 su 100 che viceversa il piede piatto ce l'ha. Ovviamente lo mandiamo dall'ortopedico, ma alla fine, a quel punto, la soluzione qual è? Si pratica un intervento chirurgico. Un intervento chirurgico estremamente semplice nella sua genialità. Si mette una vite. Sì. Perché? Perché se la volta plantare è fatta così e non tiene, l'ortopedico la riposiziona e poi mette una vite per fissarla. Tiene quella vite un po', diciamo qualche mese, il tempo che la situazione si consolidi, e poi la tira via.
c'erano delle viti che si riassorbivano, ma adesso gli ortopedici ci dicono che più volentieri preferiscono rioperare e togliere la vita. Hai avuto esperienza di bambini operati così? Sì, alcuni bambini sono stati operati addirittura tutti e due i piedi contemporaneamente, perché poi diciamo che la convalescenza è molto molto rapida, i bambini sono veloci a riprendersi da qualsiasi situazione. Diciamo che normalmente vengono operati i bambini che hanno anche dolore quando camminano, quando fanno delle attività sportive, a differenza invece appunto del piede lasso, che è solo un brutto vedere se vogliamo, ma il bambino non si lamenta di nulla. A una certa età, soprattutto durante l'attività sportiva, se cominciano ad avere dolore, allora anche questo è uno dei segni per cui bisogna veramente pensare all'intervento, che poi chiaramente deciderà l'ortopedico e non il pediatra, insomma, questo. Quindi riassumendo, il piede piatto vero viene solo a un bambino su 100. Tutti gli altri che hanno il piede piatto, e sono tanti, guariscono, fra virgolette, cioè si chiarisce strada facendo che non è un piede piatto, ma era solo una conformazione cicciotta del piede che si mette a posto. Non c'è nulla che aiuti quello che è destinato a essere un vero piede piatto a non diventarlo, cioè che noi mettiamo il plantare, che gli facciamo fare sport, che gli mettiamo la scarpina da 100 milioni di dollari, quell'1 su 100 che doveva avere il piede piatto ce l'ha lo stesso. Tutti gli altri, qualsiasi cosa facciate, è chiaramente un successo, quindi molti rimedi sono stati utilizzati nel tempo, vantando dei risultati che invece era la natura a conseguire. Quell'unico piede piatto vero che c'è si opera quando si opera, diciamo all'età delle medie, si opera sicuramente quando incomincia a fare male, perché il destino del piede piatto, se non è alle medie più avanti nella vita, è quello di dare dolore e quindi di creare una vera e propria patologia della camminare, una patologia della stazione eretta, che poi porta a un sacco di altre grane. L'intervento non è un intervento avveniristico, è un intervento che molti centri di ortopedia fanno con notevolissimi risultati di risoluzione completa. A questo punto tocca a voi, raccontateci la vostra esperienza su questa faccenda. Il vostro bambino ha il piede piatto, il vostro bambino ha il piede cicciotto e state aspettando di vedere se sarà piatto, insomma avete sentito un ortopedico, un fisiatra, raccontateci com'è andata a voi. Alla prossima! Arrivederci!